Benvenuti in questo nuovo video tutorial su Leonardo. Continuiamo il nostro viaggio all'interno della piattaforma di leonardo.ai per la realizzazione di immagini con l'intelligenza artificiale. Vi rimando poi comunque per ulteriori informazioni al video introduttivo che ho fatto, precedente quindi a questo, dove vi spiego in generale tutta la piattaforma. Abbiamo visto il discorso dei token e il discorso dei prezzi. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di mettere un mi piace se il video vi è stato utile o vi ha dato comunque degli spunti in più, di condividerlo con persone a cui ritenete questi video tutorial possono interessare e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto per non perdervi ulteriori video tutorial che magari potrebbero interessarvi. Bene, oggi cominceremo a muovere i primi passi, poi come già detto in precedenza nel video precedente suddividerò le lezioni step by step, così che diluendole può essere più semplice anche per voi seguirle e trovare gli argomenti che più vi interessano relativamente appunto a questa piattaforma. Comunque vi ricordo che tutti i video concernenti questo tipo di tutorial sono all'interno della playlist intelligenza artificiale che trovate appunto all'interno del canale. Allora, come inizio, per iniziare a creare delle immagini con Leonardo, andate in Image Generation. Ho già fatto vedere l'altra volta come qua in alto dobbiamo inserire il nostro prompt, scegliere il modello. I modelli, tornando indietro, sono questi qui. Ci sono dei modelli che sono già presenti in Leonardo da cui si può partire se c'è qualche modello che vi interessa, e partire da qui. E quello che faremo noi all'inizio. Vi ho spiegato, poi vi farò vedere in un'altra lezione, come creare eventualmente un vostro modello di base e quindi poi riferirvi sempre a quello per le vostre immagini, o come scegliere eventualmente un modello dalla community. Queste sono le immagini realizzate dalla community. Comunque, se noi andiamo qui AI Image Generation, quindi e andiamo qui avevo già posizionato su RPG 4.0, però se io vado qui e metto Select Custom Model, posso innanzitutto vedere qui se avevo dei modelli favoriti e posso sceglierne magari dalla community o dai modelli della piattaforma. Platform Models sono quelli che stavamo vedendo prima e ve li trovate tutti qui. E eventualmente Community Models sono questi e potete sceglierli proprio da quelli realizzati dalla community se trovate un modello che vi può interessare. Allora, noi al momento possiamo iniziare dai modelli della piattaforma. Qui avete poi tutte le spiegazioni sotto a quello che è la tipologia di modello. Dipende un po' quello che dovete fare. Per esempio, questo vi dice che ha anche un alto livello di realismo. Ce n'è un altro, per esempio questo, che riporta al vintage style, per esempio. Questo vi dice che va bene sia per fotorealismo che per creazioni artistiche. Dipende sempre un po' da quello che dovete produrre. Allora, per esempio, adesso proviamo a scegliere, non so, questa che diceva che ha un alto livello di fotorealismo. Quindi cliccate qui sull'immagine, andate in Generate with this model. Io qui inserirò il mio prompt che ho già preparato. Allora, io adesso non ho fatto un prompt lunghissimo, voglio realizzare una casa minimalista in riva al mare, su una roccia. Gli ho dato quindi degli input abbastanza semplici. Partiamo semplice così almeno vediamo gli sviluppi poi andando avanti. Quindi, vedete, qui mi ha riportato il modello Leonardo Select. Da questa parte posso scegliere il numero di immagini che voglio generare. Poniamo 2. Ricordatevi, allora 2 immagini sono 2 token, qui scenderà poi a 148. Poi man mano che sviluppiamo dell'altro vi indica comunque il numero di token che vi sottrae. Le dimensioni vengono lasciate, le lascio così perché comunque sono quelle su cui questo tipo di modello è stato testato.
Il cambiare le dimensioni comporta il rischio che l'immagine poi perda della qualità che comunque è stata testata con questo modello. Quindi io al momento la lascio così. Lascio le guidance scale così, anche qui io consiglio sempre tra il 7 e il 10. Al momento non metto alcuna negative prompt, se no cliccate qui e le potete inserire qui. Delle negative prompt abbiamo parlato anche in Midjourney, in Playground. In sostanza, per chi non lo sapesse, posso inserire degli elementi qui che non voglio che appaiano all'interno della mia immagine, o comunque delle azioni che non voglio che l'intelligenza artificiale nel momento in cui elabora l'immagine compia. Cioè se ho un ritratto di persona non voglio che abbia due teste, che abbia magari degli arti deformati, che manchino degli arti eccetera, soprattutto in questo tipo di realizzazioni, o che sia sfocato. Soprattutto stavo dicendo in questo tipo di realizzazioni come i ritratti può capitare anche che siano occhi deformati, mani deformate, eccetera. Quindi mettendo le negative prompt si rafforza un po' di più il prompt per cercare di far sì che l'immagine non sia deformata. Non sempre accade, magari su 4 immagini che lanciate può essere che una comunque venga con due teste o con degli arti deformati. Abbiamo qui anche il prompt magic, comporta praticamente il costo di 2 token e in buona sostanza questo fa sì che l'elaborazione dell'immagine sia il più vicina possibile, venga mantenuta il più vicino possibile al prompt che gli è stato dato. Io al momento lascio tutto, non metto prompt magic, non metto quindi le negative prompt, lascio tutto così e genero le mie 2 immagini. Ecco qua il nostro primo step, la nostra prima realizzazione. Intanto qui vedete che mi ha tolto i 2 token e quindi sono a 148 token. Vi ricordo che ne avete 150 al giorno, non sono cumulabili, cioè se ne avanzate dal giorno prima non vengono cumulate con il giorno dopo. Quindi adesso cosa posso fare? Innanzitutto abbiamo la possibilità di utilizzare questo prompt generation dove possono essere creati dei prompt un po' più complessi. Cioè dal mio prompt qua posso prendere dei suggerimenti che mi vengono dati con questo prompt generation e renderlo un pochino più elaborato. Partendo anche semplicemente da una singola parola. Non ho idee, poniamo, per la mia un po' difficile magari, cioè ognuno di noi avrà l'idea di quello che vuole realizzare, però poniamo che avete una certa idea ma non sapete appunto che keyword inserire poi nel vostro prompt, allora questo vi aiuta sicuramente. Anche qui ha un costo di token. Comunque, vediamo, proviamo a farlo. Io qui copio la mia idea di base che è questa, la riporto qui sotto, scelgo il numero dei prompt, faccio 2 e metto e clicco qui. Qui vi dice 900, vabbè io perché l'ho già utilizzata per fare anche degli altri training, comunque avete 1000 prompt al mese, potete generare un massimo di 25 prompt. Adesso io per provare, va bene, lancio un paio e poi cliccate qui, ok? E vedete ve li elabora. Qui ha aggiunto delle cose, degli elementi. Adesso quello che possiamo fare è generare quindi nuove immagini sulla base dei suggerimenti che ci ha dato qui. Allora io scelgo sempre un paio di immagini e posso utilizzare sia il primo che il secondo suggerimento e poi scegliere. Allora cominciamo a lanciare il primo ed ecco qui. Ci abiterei anche, questa poi con una vista del genere. Ok, provo a lanciare anche il secondo suggerimento. Allora, scusate, torno qui e vado nel secondo suggerimento. Ed ecco qui le altre 2 nostre immagini. Ovviamente adesso vabbè io ho fatto solo 2 prove con 2 immagini.
Nel caso scegliate più prompt generation, più suggerimenti, viene da sé che eventualmente potete anche mischiare i suggerimenti che vi dà. Poi andiamo ancora nelle immagini generation. Prendiamo questa. Qui potete fare il download dell'immagine, è molto semplice. Qui c'è l'Amzoom Image che costerà comunque 5 token. Unzoom, lo dice la parola stessa, serve a togliere lo zoom da un'immagine e mettere in evidenza altri punti dell'immagine stessa. Allora, questo adesso costa 5 token. Fino a qualche giorno fa costava un token. Stanno un po' rilanciando. Poi qui vi dice quanti token avete nella giornata e il reset tra quante ore ci sarà. Poi questo per rimuovere lo sfondo se necessario e vi costa 2 token, però ci sono anche molti strumenti per rimuovere lo sfondo gratuiti, per cui potete fare il download dell'immagine, caricarla poi su uno di questi strumenti, togliere lo sfondo e poi ricaricarla qui. Certo, sono più passaggi, però se vi volete risparmiare al momento sono un paio di token. Poi qui abbiamo l'upscale, questo qui in alto, e costa 5 token. Anche qui come sempre vi dà il reset e tutto quanto entro le 15 ore, ok. Questo è upscale image alternate, cioè se l'upscale che avete generato vi ha fatto perdere dei dettagli, allora potete utilizzare questo. Quindi usate questo se l'upscale, vi accorgete che l'upscale vi ha creato qualche problema, vi ha fatto perdere dei dettagli che ritenete invece fondamentali. E ha un costo di 5 token anche questo e come sempre poi vi dice quanti token vi rimangono e quando si resetteranno. Questo è il discorso per usare image to image e dopo lo vediamo, e editing canvas, anche questo poi vedremo. È praticamente una modifica nelle immagini che permette di aggiungere anche ulteriori elementi all'immagine stessa, comunque poi lo vediamo. E qui molto semplicemente, se non vi garba l'immagine, la eliminate. Adesso proviamo a fare un upscale, così cliccando qui. Allora, qui mi ha creato l'upscale dell'immagine. Ok, lo vedete qua, vedete, vi mette poi il simbolino. Se cliccate qui, allora questo è il risultato dopo l'upscale. Se cliccate qui avete l'immagine originale, ok? Quindi le vedete tutte e due in modo da poterle valutare. Poi da qui direttamente potete cancellare l'immagine, la variante, fare il download e rimuovere il background. Il resto comunque lo potete fare da qui, cioè l'unzoom e poi le altre lavorazioni come l'upscale image alternate. Allora facciamo una prova anche a generare questo, l'upscale image alternate. Tanto per me questo è un account di prova e registro solo quello che serve per voi come tutorial e non sto neanche a lavorare più di tanto sulle immagini. Ovviamente è un discorso diverso il mio, dove vi faccio vedere le procedure e quello che potete fare. Non sto a lavorare qui per farvi vedere come realizzare poi delle immagini di un certo tipo. Ovviamente bisogna lavorarci, studiarle un attimo di più. Diciamo che effettivamente 150 token, poi continuano a aumentare, questo 5 token da un token, quell'altro 2 token. È ovvio che uno dice lavoro su un'immagine una giornata e alla fine magari 150 token me li sono ciucciati. Io ripeto, vi faccio vedere quello che è Leonardo, come ho fatto vedere Playground, tutto il resto. Poi sta a voi decidere, anche per fare gli upgrade eventualmente, se è una piattaforma che comunque ritenete valida. Allora, adesso qui intanto ha fatto i nostri upscale, quindi clicchiamo qui e qua li potete vedere tutti. Allora abbiamo l'original image, l'upscale image,
cambiato i colori, vedete. Alternate Scale Image, e vedete che vi ha ripristinato. Qui avete perso nella Scale Image un po' il discorso della coperta, avevamo perso, mentre ce l'ha ripristinata qui. Il vaso dei fiori, ok, qui nell'originale era un po' più sfocato, adesso lo rende un po' più nitido. Gli elementi di qui non ho badato, nell'immagine originale erano così e nella scale image li aveva un po' modificati e qui li ha resi più nitidi, quindi nuovamente ha reso più nitidi degli elementi. Diciamo che l'optimum è proprio questo. Quindi eventualmente potete cancellare le altre per non confondervi e mantenere questa. Adesso chiudiamo qui e ritorniamo a lavorare su questa immagine. Allora, volevo farvi vedere anche a cambiare i vari modelli, tenendo sempre impostato questo prompt eventualmente. Allora, facciamo così. Mettiamo numero di immagini una, così almeno non ci confondiamo. Cominciamo a lanciare e a passarli tutti. Facciamo Leonardo Select e generiamo. Così vedete un po' anche le differenze di elaborazione, perché le cambia veramente totalmente. Vedete che questo rimane un po' più un disegno. Comunque andiamo avanti. Leonardo Signature e generiamo. Eccola qui. Cambiando comunque i modelli cambia anche la creatività e quindi le immagini vengono completamente cambiate. Vedete da cosa siamo partiti? Praticamente il prompt, scusate, è questo qui, da quello che mi ha generato questa, e utilizzando gli altri modelli sto producendo delle cose completamente diverse. Andiamo avanti, Stable Diffusion 1.5, poi vediamo Stable Diffusion 2.1 e adesso ve li faccio passare così molto velocemente. Era solo per farvi vedere i risultati. Poi il mio consiglio comunque è sempre di basarvi su un determinato modello che è testato e quindi partire da lì con il prompt eccetera e poi lavorarci sopra come stavamo facendo. In realtà adesso è solo per farvi vedere. E poi Select Custom Model, abbiamo visto che ci sono quelli della piattaforma, quindi possiamo provarli tutti e oppure basarci su quelli della community model. Quindi platform model, se lo cambiamo per esempio in vintage style, questo qui, e possiamo generiamo con questo modello, vedete qua, generiamo. Adesso è un'ultima prova per farvi vedere solo come cambiano, poi torniamo alla nostra immagine creata con la procedura che abbiamo visto iniziale. E ok, questo è il vintage. Quindi vedete come cambiano le immagini, come cambiano le creatività. Dunque questo è Style Photography, per cui ci dà proprio più il senso di una fotografia. Poi li testate voi, insomma, pian piano bisogna spenderci del tempo e ovviamente tenendo conto che se lo volete usare gratuitamente al momento avete 150 token, non saprei dire se in futuro diminuiscono, piuttosto vedo che stanno inserendo consumo di token più che altro sui vari interventi che si fanno per migliorare le immagini. Solo una cosa, vedete che quando ho cambiato da Leonardo, praticamente qui non avevo più Leonardo Style, ma me lo toglie perché mi sto basando su altri modelli, mentre se io metto Leonardo Creative, vedete, lo mette in immediato. Magari era superfluo dirlo, però vabbè, vi ho fatto vedere anche questo. Poi quello che volevo farvi vedere è questo tiling per creare delle texture. Dunque dobbiamo cambiare sopra il prompt, ok? E per esempio inserire flowers,
metto dei colori, i primi che mi vengono in mente. A questo punto cambio anche il modello, provo a mettere un pixel art per vedere cosa succede e il resto lo lascio tutto così e si genero una sola immagine. E qui in buona sostanza posso creare una texture o uno sfondo per le mie immagini. Per esempio, un altro modello che potrei utilizzare è questo, Crystal Deposits. Li trovate ovviamente nei custom model. Io ce li ho già perché per alcune cose li ho già utilizzati. Scusate, li trovate nei platform models. E questo, il Crystal Deposit, questo è la pixel art. Se cliccate su questo possiamo fare Generate with this model, ok, lascio tutto uguale e lancio ed ecco qui la mia texture o il mio sfondo. Oppure, che può essere anche adatto per fare delle texture, allora andiamo qui sempre in Platform Models e questo qui, questo, ok, generare con questo modello, ok, ed ecco qua il risultato. E un altro anche, andiamo sempre qua, è isometric, questo qui, asteroid tiles, questo, ok, eccolo qua. Un altro che può adattarsi anche alle texture, vediamo, è questo. Vi faccio vedere un po' così poi potete farvi un'idea. Magic Items. Poi dopo, una volta creati, ovviamente li potete modificare e adattare poi alle vostre immagini. Vediamo l'ultimo modello che è quest'ultimo qua, Leonardo Signature. Anche questo, vedete? Ok, questi secondo me sono i modelli che si adattano di più per la realizzazione di sfondi o di texture. Poi voi potete provarli tutti e farvi una vostra idea, una vostra opinione ovviamente. Quindi adesso passiamo all'altra fase che è il test to image. Riprendiamo l'immagine precedente della nostra villa con vista a mare sulla roccia e vedete qui potete cliccare qua dove vi dice use for image to image. Cliccando qui ve la posiziona qui sotto. Questo cursore più è alto saranno pochi cambiamenti. Allora, per esempio, giusto per farvi capire, alziamolo e portiamolo in alto a 0,70. Così almeno vedendo riuscite a capire un po' di più cosa intendo dire. Vedete, rimaniamo più o meno uguali. Se io comincio a abbassarlo e vado, per esempio, proviamo a 0,40, così, adesso lanciamo di nuovo, ok, quindi vedete com'è brillante di qua l'immagine. Qui oltre ad aver modificato qualcosa, ma è proprio qualche dettaglio che può piacere di più anche, e ha dato dell'opacità. Proviamo ad abbassarci ulteriormente, quindi distanziandoci, facciamo 20, ok, e vediamo un po'. Ecco qua, utilizza un'altra creatività, cambia, ha messo un quadro, qui ha messo un quadro dietro la testata del letto, credo, sì, perché ha portato qui la testata del letto, ha messo una coperta, ha lasciato un puff, ha tolto delle cose, insomma l'ha rielaborata totalmente, cioè si scosta di più dalla mia immagine originale. Adesso io ho utilizzato quindi una casa, si hanno gli arredamenti di interni, eccetera.
Eventualmente in un altro video affronteremo quello che è per le immagini, quindi di persone, così potete fare i raffronti comunque da quello che succede all'interno, per esempio, di Midjourney piuttosto che di Playground. Poi torniamo indietro un attimo, volevo farvi vedere Canvas Beta, questo. Qui praticamente potete modificare, aggiungere elementi alle vostre immagini. Ok, dal prossimo tutorial partiremo da qua, perché faccio un tutorial a parte così almeno elaboriamo un po' più, ci concentriamo un po' di più su questo strumento all'interno di Leonardo. Adesso un po' di informazioni ve le ho date, ve le ho fatte vedere, quindi mi fermo qui e vi aspetto nel prossimo tutorial. Spero che questo vi sia stato utile e vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale per non perdere ulteriori video tutorial e di mettere una reazione o un commento se il video comunque vi è stato utile. Vi ringrazio di avermi seguita fin qui e ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!